Burda Style di aprile 2024. Vuoi sfogliare insieme a me la rivista di carta modelli e scoprire come poter mixare, combinare e personalizzare il tuo guardaroba? Se hai voglia di scoprire con me questo nuovo contenuto, sei nel video tutorial giusto! Bentornate o benvenute nel mio canale YouTube, io sono Sara Poiese, content creator. All'interno di questo nuovo contenuto andremo a scoprire insieme lo sfoglio della rivista Burda Style di aprile 2024. Scopriremo insieme come andare a individuare il nostro giusto cartamodello per la nostra giusta fisicità. Scopriremo quali tessuti possono essere più adatti per personalizzare i nostri progetti e ancora andremo a comprendere come poter personalizzare ogni singolo pattern presente all'interno della rivista. Ovviamente linkati qui sotto in descrizione trovi tutti i miei contatti, dal blog alla Academy dove puoi trovare i corsi online, fino al mio profilo Instagram, il canale YouTube, la pagina Facebook e quant'altro. Puoi dunque trovare tutti gli approfondimenti che ti servono con anche tanti link utili qui sotto in info box, altresì chiamata descrizione del video. Infine ti ricordo che se vuoi contribuire a questo video ti basta cliccare un bel pollice in su sotto questo video per farmi sapere che ti piace e che apprezzi i miei contenuti. E se ancora non lo fai, seguimi sul mio canale spuntando anche la campanellina. Riceverai così le notifiche su tutti i miei prossimi contenuti. Ma entriamo nel vivo dello sfoglio della rivista di Burda aprile 2024, che presenta già una copertina veramente molto orientata alla bella stagione, alla primavera che sopraggiunge. Il servizio inizia con l'abito 120 nelle taglie 34-44. Ho già parlato delle taglie Burda in tantissimi miei video e anche nel manuale delle tecniche di sartoria che trovi linkato qui sotto, che ti dà una guida completa delle taglie Burda e anche di come modificare i cartamodelli Burda, come allungarli, come accorciarli, come stringerli, come allargarli, come si allarga di una o più taglie il cartamodello. Il manuale delle tecniche di sartoria 1 lo trovi linkato qui sotto. Questo modello, il 120, secondo me non si presta molto bene quando devi lavorare un capo con le righe, per una semplice ragione, che non riuscirai mai a far combaciare alla perfezione le righe tra il corpino e la gonna. Ma attenzione, se tu proprio a tutti i costi volessi realizzare questo progetto con le righe, puoi semplicemente inserire una passamaneria applicata sopra alla fine della confezione per andare proprio a tagliare il punto vita. In questo modo la passamaneria creerà un falso stacco tra il corpetto e la gonna e ti permetterà di nascondere le eventuali imperfezioni nel dover far combaciare le righe tra corpino e gonna. Mi permetto di suggerirti tessuti leggermente elasticizzati per una semplicissima ragione. Il comfort in prossimità del fianco sarà maggiore se vai ad utilizzare un tessuto stretch. Infine, se vuoi foderare questo progetto è sempre altamente consigliato perché la fodera si attaccherà alla tua pelle e non sarà l'abito ad attaccarsi alla pelle. Lo sapevi infatti che se realizzi un abito foderato è molto più bello e piacevole da indossarsi perché la fodera si attacca al tuo corpo e l'abito invece scivola perfetto? Lo conoscevi questo trucchetto? Fammelo sapere qui sotto nei commenti. Proseguiamo poi con la gonna 118, è un modello che già era stato presentato in precedenti numeri Burda, ma è davvero sempre un gran bel modello. Attenzione ad alcuni aspetti fondamentali. 1. Se lo realizzi in un tessuto come per esempio il jeans o il denim in generale, che è leggermente elasticizzato, puoi beneficiare di una miglior vestibilità in prossimità del fianco e della vita. 2. Se vuoi realizzare questa gonna con i bottoni, ricordati di applicare la flisellina, cioè lo stabilizzatore termoadesivo, lungo tutta la lista bottonatura superiore, dove cuci le asole, e inferiore, dove attacchi i bottoni. Se tu non volessi mettere i bottoni, ricordati pur sempre che puoi realizzare questa gonna completamente chiusa,
mettendo una cerniera zip invisibile sul fianco e mantenendo questo effetto dei bottoni che andrai semplicemente a applicare, non tanto abbottonati davvero in maniera naturale alla lista bottonatura, ma semplicemente andrai a cucire le asole, non le taglierai, e quando sormonterai la gonna ci cucirai sopra le asole il bottone che andrà ad essere cucito a mano tra la parte superiore della gonna e la parte inferiore. In questo modo che cosa ottieni? Ottieni una gonna che sta comunque ferma davanti, i bottoni ci sono ma sono finti, non devi aprire la gonna tramite i bottoni e la devi aprire in maniera molto più svelta e pratica da una cerniera zip invisibile che porrai sul fianco. Bella l'idea, vero? Anche qui fammi sapere nei commenti se questa tips dedicata alla gonna 118 ti può piacere. Sempre parlando di cerniere zip invisibili, ci concentriamo sul top 125. Questo top infatti ha un bellissimo scollo all'americana che sta molto bene soprattutto nelle stagioni calde, ma attenzione, sta bene a tutte coloro che non hanno molto seno e ti spiego la ragione. Un top con scollo all'americana prevede per buon gusto, garbo e delicatezza miei personali, quindi soggettivi, il fatto che tu non indossi una spallina di reggiseno visibile. È infatti sempre poco garbato dal mio punto di vista e poco femminile mostrare una spallina di reggiseno quando stai indossando un capo scoperto nelle spalle. È vero che esistono le spalline trasparenti, però non hanno mai la stessa femminilità di un capo senza spalline. Dunque, se hai un seno non particolarmente importante, questo modello fa per te. Se riesci a trovare un reggiseno a fascia senza spalline che riesca a garantirti un buon sostegno, allora questo modello fa per te anche se hai un seno importante. Se invece hai una qualunque tipologia di circonferenza seno e di prominenza del seno e non riesci a trovare un reggiseno che sostenga adeguatamente, lascia stare, questo modello non fa il caso tuo, passaci oltre. Sono meravigliose le varianti in viscosa, in seta, anche in chiffon eventualmente doppiato per evitare eccessive trasparenze, molto bello anche il cotone a condizione però che sia una mussola di cotone, cioè molto leggera. Perché? Perché c'è tutta una ricciatura nel girocollo che deve essere garantita da un tessuto leggero. La rivista prosegue con l'abito 108. Personalmente non mi fa impazzire, ma attenzione perché può essere trasformato. L'abito 108 non mi fa impazzire per una ragione, perché questo effetto kimono è particolarmente chiuso e secondo me per la stagione calda fa onestamente troppo caldo. L'avrei fatto con la manica più corta. Quindi, prime proposte sì ai tessuti leggeri, sì ai tessuti coprenti, sì ai tessuti come il cupro, che ho spesso citato nel mio blog ma anche nel mio canale YouTube, sia tutti quei tessuti anche freschi come eventualmente il lino. Varianti possibili su questo modello. Possiamo applicare per esempio una mezza manica, cioè possiamo tagliare il modello circa a questa altezza e ottenere così un kimono mezza manica che ci permetta di far passare aria fondamentalmente nelle maniche. Sì, ad una gonna più corta, pertanto possiamo scaricare il cartamodello della gonna, accorciarlo di circa una ventina di centimetri e ottenere così un modello più leggero alla vista. Sì, a prendere solo la gonna. Prendi infatti solo il cartamodello della gonna, che è meraviglioso, applicaci un cinturino molto basso in vita alto 2 centimetri, metti una cerniera zip invisibile sul fianco della gonna e hai così ottenuto una perfetta gonna svasata con 2 pence vita davanti e 2 pence vita dietro, che sarà veramente perfetta con qualunque t-shirt o maglietta tu voglia abbinarvici. Questo abito infatti si presta a molteplici varianti. La blusa 117A è un capo molto bello per alcuni aspetti, critico per altri. È fantastico per la lavorazione della manica ad aletta. Nel mio blog, ma anche qui nel mio canale YouTube, se cerchi manica ad aletta Sara Poiese, trovi alcuni approfondimenti legati proprio a questo progetto. Questa maglietta è molto bella comunque anche senza maniche, quindi senza l'effetto della manichina. È graziosa anche realizzata in pizzo, perché? Perché fondamentalmente è uno stampo dalla linea diritta e quindi il pizzo non viene danneggiato nella sua forma, nel suo design. La cosa che può essere un pro e un contro è lo scollo dietro, cioè questo scollo aperto a V
con un laccetto di chiusura. Allora è un elemento caratteristico, però attenzione, se non ti dovesse piacere, semplicemente chiudi lo scollo a V lasciando una variazione diritta nel girocollo, applica la cucitura nel centro dietro perché a questo punto non ci passi più di testa, inserisci una cerniera zip invisibile nel centro dietro per poter aprire la cerniera e passarci di testa e prosegui così nell'indossare una blusa che sia molto semplice, molto lineare, raffinata con o senza maniche. Passiamo alla giacca 106, è un gran bel passepartout, attenzione, non sottovalutare la linea eccessivamente semplice e forse apparentemente démodé. Perché? Perché a questa giacca puoi volendo togliere le due tasche applicate se non ti piacciono e puoi tenere un modello molto dritto e lineare. Questa giacca è perfetta in cotone, in seta lavata, ma anche in lino, in un lino pesante da giacche, è perfetta anche in un tessuto idrorepellente, leggero, o magari in un cotone poplin per la stagione che arriva, ed è veramente una giacca molto bella da realizzarsi anche proprio come coprispalla, come copricamicia, quando fa troppo caldo per mettere una giacca ma non vuoi uscire solo esclusivamente con la camicia. Bellissima anche nei tessuti stampati, purché attenzione tu opti per un tessuto a stampa piccola. Perché? Perché le linee verticali di questa giacca non si prestano particolarmente a dei tagli su stampe molto grandi. Quindi se opti magari per un tessuto a micro stampa puoi ottenere un gran bel risultato. Personalmente ti consiglierei di foderare la giacca, anche perché la gran parte delle giacche secondo me vanno sempre foderate. Ci sono però alcune tipologie di giacche che devono essere senza fodera, come alcune giacche Chanel in cotone che indossi in estate, ma non è il caso di questo modello. I pantaloni 112 onestamente devono piacere, a me no, per una ragione ben precisa. Cerco di escludere sempre il pantalone con la coulisse in vita quando, attenzione, scelgo un pantalone elegante, cioè questo è abbinato ad un gilet che mi sembra un outfit abbastanza elegante, ecco io escluderei il pantalone con la coulisse in vita per questa tipologia di modello, ma se invece tu volessi realizzare questo pantalone per esempio in mussola di cotone molto leggero per andare al mare, al lago, per avere un pantalone fresco in estate, allora questa coulisse è perfetta. Questo pantalone secondo me è anche ideale come pantalone del pigiama, perché se vai a togliere magari la raffinatezza delle tasche a filetto nel gluteo, puoi ottenere un perfetto pantalone di cotone leggero da indossare nella stagione estiva. Inoltre puoi trasformare questo pantalone da lungo a corto perché puoi affidarti al taglio frontale presente nel cartamodello del pantalone che è comunque presente nel pantalone dietro. Perché? Perché in prossimità del pantalone dietro dove dovrai far combaciare questo taglio riesci ad individuare la tacca, la piombo che ti fanno capire che quel punto del pantalone dietro deve combaciare con il pantalone davanti e quindi lo puoi trasformare anche in un pantalone corto. Ovviamente servono tessuti leggeri perché in questo caso hai bisogno di tessuti magari anche come il missolana, perfetti per la mezza stagione, ma comunque leggeri e fluenti. Perché? Perché altrimenti la coulisse e la ricciatura non vengono bene. Il tutto può essere abbinato al gilet 107 che secondo me va categoricamente foderato, anche se lo fai in lana, in mistolana o in cotone o anche in shantung di seta magari. È molto bello questo gilet per la sua forma simmetrica, meravigliosi i bottoni perché, attenzione, sono i bottoni di Union Knauf. Union Knauf, un brand del quale ho già parlato sul mio canale YouTube e anche sul mio blog, vai a cercare il video, cerchi sempre la parola chiave Union Knauf e poi cerchi il mio nome e cognome e anche in questo caso bottoni d'eccezione perché sono bottoni con un occhio alla sostenibilità ambientale, con un occhio all'innovazione, con un occhio al design. Viene riprodotto un estratto dei progetti appena presentati e si prosegue poi con il servizio dedicato allo Spirit of Summer. Pertanto l'abito 110 nelle taglie dalla 36 alla 48, ti ricordo che ho già parlato delle taglie burda nel mio manuale delle tecniche di sartoria volume 1 che è linkato qui sotto e che lo trovi anche nella mia Academy. L'abito si presta molto bene a tessuti leggeri come la georgette, lo chiffon, la viscosa.
Attenzione perché quest'abito può essere trasformato in un abito molto più fresco se andiamo a mettere una manica corta e quindi ci basterà semplicemente tagliare lo stampo e inserire l'elastichino non qui sotto, ma semplicemente qui sopra. Potremo poi eventualmente accorciare anche la gonna, secondo me, per rendere questo abitino molto fresco, molto semplice, molto bon ton per l'estate. E dunque non andrei ad aggiungere la baschina, ma terrei l'abito che termina qui. Infine, mi permetto di suggerirti di realizzare quest'abito anche in tinta unita, scegliendo un colore diverso per il bordo di guarnizione del collo davanti e dietro. Otterrai così un bel effetto cromatico a contrasto che potrai eventualmente coordinare anche con lo stesso colore nella balza del fondo. Pertanto, per esempio, potresti realizzarlo tutto blu con il bordo di guarnizione avorio e la balza sottostante avorio. Un meraviglioso progetto, secondo me, è la blusa 121, molto bella per la sua semplicità, molto bella per la sua scollatura a goccia frontale che abbiamo imparato a realizzare anche nel corso online presente nella mia Academy dedicato a confezione scollature. Li trovi linkati qui sotto, ma li trovi anche nella mia Academy. Meravigliosa questa arricciatura sulle maniche che puoi fare come no. Attenzione perché questa arricciatura la puoi realizzare in tulle, se non vuoi rifinirla nei bordi, oppure la puoi realizzare in seta, in cotone, in pizzo, in viscosa, se la vuoi rifinire con la tagliacuci con l'orlino arrotolato, oppure ancora la puoi realizzare magari in un tessuto tecnico diverso dalla blusa in sé. Per esempio puoi fare la blusa in un cotone leggero e poi applicare tutta questa arricciatura in un tulle taglio a vivo, quindi in un tulle che non abbia bisogno della rifinitura dell'orlo. Gioca anche mixando eventualmente i tessuti per andare a semplificarti la vita in prossimità delle arricciature. È molto bella secondo me questa blusa in lino, anche in un lino leggero a micro pois, e puoi andare a completare questa blusa con un piccolo bottoncino gioiello in prossimità del girocollo. Proseguiamo poi con la stessa blusa che avevamo visto prima di colore acceso con lo scollo all'americana, che è semplicemente portata in versione lunga per la variante ad abito 124, quindi tutte le stesse caratteristiche viste in precedenza nella blusa che avevamo individuato qui prima, è esattamente eccola qui in questo progetto. Si aggiunge una balza sotto, ti può cambiare il colore il colore e anche la tipologia di tessuto, fantastica eventualmente in mussola di cotone come anche qui proposta, perfetta anche per il mare perché allora la mussola si asciuga in fretta. I jeans 109 finalmente sono un progetto gran classico che mancava da un pochino nel Burda. Questo modello ti consiglio di realizzarlo comunque in un tessuto jeans leggermente elasticizzato per conferirti una miglior vestibilità in prossimità del punto vita e del fianco. Puoi andare a stringere personalmente la gamba del pantalone se non ti piacesse una gamba così ampia, semplicemente andando a creare il cosiddetto pantalone skinny, cioè il pantalone asciutto. Ho parlato di come modificare lo stampo del pantalone nel corso online, sempre presente in Academy, Modellistica Pantalone 2. In questo volume infatti abbiamo imparato a prendere lo stampo di base e trasformarlo in un pantalone asciutto. Meravigliosa, ho un ricordo vintage di questa maglietta, la Shirt 123. Ricordo che me l'ero realizzata tanti anni fa in un cotone elasticizzato 3D bianco. È meravigliosa perché? Perché se la fai in un cotone elasticizzato lavori tutto con la tagliacuci ed eventualmente la macchina a punto copertura, applichi una fliselina per sbieco nello scollo davanti e dietro per conferire sempre una perfetta vestibilità a questo scollo e hai una meravigliosa maglietta che, attenzione, in questo caso è portata al di là della spalla, ma io l'ho sempre indossata proprio chiusa, rettangolare, così, che mi permetta dunque di nascondere appena appena la spallina del reggiseno e poter dunque indossare una bellissima t-shirt che è anche elegante se indossata con le gonne. Attenzione però che deve essere realizzata in tessuto bi-elastico, cioè elastico in orizzontale e in verticale e onestamente solo con la taglia cuci. Proseguiamo poi nella variante lunga della t-shirt che abbiamo appena visto perché il modello 122 diventa a tutti gli effetti l'abito.
per cui jersey, jersey di cotone, un jersey romanit, come in questo caso che è un jersey più coprente, anche un jersey punto Milano si presta bene, cioè tutti quei jersey molto pesanti che sono adatti anche agli abiti e che sono molto coprenti. Il numero poi prosegue con alcuni abbinamenti di suggerimento, la panoramica di tutti i modelli dove possiamo andare a vedere tutto ciò che ci viene presentato e ovviamente le istruzioni tecniche per la confezione di ogni modello. Il servizio, la rivista, prosegue poi con la giacca 134 che personalmente non mi piace ma solo per una questione, che queste asimmetrie poi fanno vedere le spalline dei reggiseni e quindi non si prestano per esempio al mio stile personale. Ma se ti piace realizzala possibilmente in crespo di lana o in crepe di viscosa o in un crespo di poliestere, in tessuti che magari stropicciano poco perché a un capospalle non sarebbe bello vederlo troppo stropicciato. Al tempo stesso va fliselinata completamente la giacca in tutto lo stampo davanti, per cui il davanti centrale, i fianchetti, le tasche, e va fliselinata la giacca dietro invece solo per quanto riguarda collo, spalle, orlo e incavo manica. Va categoricamente foderata perché è un capo che richiede un certo impegno e è un capo che, attenzione, si può portare eventualmente anche come abito se avete la fisicità e anche l'età per indossarlo, perché altrimenti mettetelo con un bel pantalone, che va bene lo stesso. Proseguiamo nello sfoglio della rivista con il servizio dedicato agli accenti romantici e questo capo, il modello 105, secondo me ha voto 10 su 10. Adesso però te lo spiego e te lo trasformo. Voto 10 su 10 perché? Perché la gonna ha delle pence pizzicate che puoi sfruttare solo come gonna. Lunga, bella svasata, con degli spacchi laterali che sono veramente molto femminili e sono ben predisposti alla stagione calda. Quindi meraviglioso perché? Perché l'abito 105 lo uso solo come gonna. Meraviglioso perché? Perché il corpino lo posso comunque attaccare alla parte della gonna con una semplice baschina da 15-20 cm e quindi lo trasformo in un top con baschina che posso indossare sotto un pantalone skinny. È meraviglioso perché lo posso usare con questa manica leggermente a sbuffo anche a mezza manica oppure lo posso usare completamente smanicato perché questa lavorazione sul carrespalla frontale conferisce originalità al modello. Al tempo stesso è un top molto bello ed elegante perché ha uno scollo a V che va completamente fliselinato e che mi permette di vestire molto bene perché? Perché ho la cerniera zip nel centro dietro e delle pence che sagomano il corpino, per cui l'effetto che ottengo è un capo ben aderente ma non stretto, molto femminile, fantastico da indossarsi anche nei tessuti delle camicie e che può anche essere accorciato sia nella manica sia nella gonna. Blusa 103 è un capo che deve piacere, cioè deve piacerti la simmetria del punto vita davanti, ma per il resto è un capo semplicemente adatto a tutto. È perfetto anche nelle confezioni, come vedi, di stampe a quadri o a righe, e spesso questo è un elemento non possibile. Perché? Perché è un capo completamente diritto, nel davanti e nel dietro c'è solo una pensa seno orizzontale. Mi permetto di suggerirtelo anche senza maniche o comunque con una manica appena accennata. Perché? Perché la cucitura della spalla comunque è qui, per cui è una cucitura piuttosto bassa e questo ti permette di utilizzare la blusa 103 anche senza maniche, in estate, in lino, in cotone oppure in misto cotone. È meravigliosa secondo me se la porti giù lunga, ad abito e ci metti una semplice cintura elastica a personalizzare questa variante allungata del capo. L'abito 104 nelle taglie 36-46 si caratterizza invece per una gonna molto semplice e lineare che ha una caratteristica, avere solo le pence dietro e non le pence davanti. Questa gonna infatti è perfetta per te se hai un po' di pancetta. Perché? Perché non avendo segnate le pence dà uno sviluppo molto fluido e cascante al corpetto davanti e dunque la puoi indossare anche da sola con un semplice cinturino in vita. Puoi sfruttare questa gonna per abbinarla a qualunque altro corpetto tu desideri. Perché? Perché è una gonna tagliata in vita, quindi ci puoi andare ad attaccare sopra qualunque top tu voglia. Io personalmente avrei tolto tutti questi nastrini extra, avrei tenuto un piccolo nastrino finale e non tutti questi metri e metri di nastri, ma de gustibus, poco nastro, una cerniera zip dietro e un capo più sobrio per un corpetto che va categoricamente foderato.
Torna la versione estremamente lineare della camicia che avevamo visto prima con alcune piccole varianti. La camicetta 115 infatti si presta a tessuti a righe, a quadri o comunque anche a stampe, se volendo, attenzione, la fai un po' più lunga. Occhio perché questo modello veste corto, non veste stretto, anzi veste piuttosto larghino, quindi eventualmente tiralo giù di una taglia di meno, ma come vedi veste corto, devi imparare a leggere e guardare le foto che vengono fatte. Burda è una rivista che presta elevata attenzione al servizio fotografico, pertanto controlla bene come la modella indossa il capo. Questo capo è morbido, quindi non è aderente, ed è corto, quindi scaricalo di una taglia di meno e fallo un pochino più lungo. Eventualmente puoi realizzarlo anche a manica corta. Per gli amanti delle canotte un pochino sportive, il Top 101 è una canotta molto smanicata che personalmente sta bene a tutte coloro che hanno poco seno. Non puoi permetterti di avere tanto seno e indossare una canotta del genere così tanto scalfata davanti e dietro. Uno, si vedrebbero le spalline del reggiseno, due, si valorizzerebbe ancora di più il punto seno che probabilmente se hai tanto seno non vuoi valorizzare. Jersey di cotone, jersey a coste, jersey di viscosa, tutti i tessuti bielastici. Questo top 114 è un capo che personalmente non rientra nel mio stile, ma è perfetto, lavorato eventualmente in twill, lavorato in cotone, lavorato anche in shantung, lavorato nei tessuti rigidi e fermi. Perché? Perché deve essere un capo geometrico. Dal mio punto di vista devi andare a fliselinare le cuciture dei fianchi, perché? Perché andando ad applicare questi occhielli, che puoi applicare eventualmente con la pinza Vario di Prim. Ho parlato della pinza Vario sia nel mio canale YouTube sia nel mio profilo Instagram. Li trovi linkati qui sotto in descrizione, quindi vai pure a cercarli. Questo capo va fliserinato perché devo dare un giusto sostegno a questo punto, a questo elemento. Ovviamente va poi fliselinato anche l'incavo manica. Non rientra nei miei gusti, però è un capo che se ti piace indossare sopra ad una camicia può fare al caso tuo. I pantaloni 113 altro non sono che i pantaloni che avevamo visto prima, se ti ricordi quelli viola coordinati al gilet, non cambia niente se non che hanno aggiunto una tasca sahariana sui fianchi fondamentalmente e l'elastico, o meglio il nastrino, il cordino alla caviglia, non cambia nient'altro. La gonna che avevamo visto prima in denim, ti ricordi quella gonna scura con il corpino all'americana fucsia? Eccola qui che torna eventualmente in tessuto bouclé, eventualmente in tessuto Chanel, eventualmente con l'applicazione delle tasche aggiunta che magari potevi escludere in precedenza. Per cui vedi che anche accorciando nell'orlo è veramente una gonnellina deliziosa. Io non vedo l'ora di realizzarle onestamente anche in questo colore perché sa molto da primavera. La shirt è la stessa che abbiamo visto prima, della quale ti dicevo, bello il davanti perché è chiuso con la manica ad aletta, ma attenzione al dietro. Quindi nella foto precedente vedevi solo il davanti, in questa foto vedi il dietro con il cordino. La gonna 102 era presente in un vecchissimo Burda, credo addirittura 2004-2002. È una gonna che, attenzione, sta bene a te che hai l'addome piatto e il fianco dritto, cioè la forma del corpo a rettangolo. Se hai una forma del corpo a rettangolo, questa gonna ti sta bene. Perché? Perché valorizza il punto vita, gonfia un po' il fianco, ma tu non avendo fianco fai anche bene a valorizzarlo. Se hai un corpo, per esempio, a pera, quindi una maggior valorizzazione del fianco, stai lontano da questa gonna perché allarga il fianco in maniera notevole. Al tempo stesso devi realizzare questa gonna solo ed esclusivamente in tessuti leggeri perché? Perché tutte le nervature che sono al punto vita fanno volume. Quindi se tu ambisci ad un effetto molto piatto nell'addome e nel gluteo, questa gonna non fa per te. Perché? Perché la nervatura fa spessore, fa profondità tridimensionale. La giacca 116, molto bella secondo me in cotone, molto bella in Chanel, molto bella in bouclé, molto bella in jacquard, è molto bella in tutti i tessuti un po' sostenuti, anche volendo in lana cotta per l'inverno in realtà. Perché? Perché è una giacca sfoderata che puoi lavorare con un'applicazione di uno sbieco lungo tutto il bordo e gli orli ed è una giacca dal taglio estremamente dritto e lineare. Devo ammettere che questo giacchino avrei voglia di realizzarmelo, magari personalmente in una taglia di meno. Perché? Perché lo vedi già qui, la manica tende a cascare.
rispetto alla vestibilità insomma classica, standard, e questo comporta il fatto che l'effetto del modello possa essere un po' più ampio. Tessuti categoricamente fermi, quindi non hai bisogno di tessuti elasticizzati. Ti ricordi l'abito che ti avevo enunciato all'inizio, che ti avevo suggerito di realizzarlo monocolore, magari tutto blu con il bordo bianco e anche la parte di volan finale bianco? Ebbene, eccolo nella versione corta a maglietta, a blusa, per cui niente di diverso rispetto al precedente. C'è poi un servizio verso la fine della rivista che è Love is in the Air, quindi l'amore è nell'aria, un servizio dedicato agli abiti da sposa. Per tradizione Burda presenta sempre dei servizi dedicati ai matrimoni in questo numero. Questo abito però si presta non solo al matrimonio, attenzione. Il corpino infatti è un perfetto corpino da abbinare anche poi ad una gonna a tubino oppure a una gonna a mezza ruota, ad una gonna a un quarto di ruota, cioè il corpino essendo tagliato in vita lo puoi abbinare a qualunque tipologia di gonna tu desideri. Realizza il corpino foderandolo e fliselinandolo completamente in modo tale da poter avere una buona tenuta, una buona vestibilità del corpino. È meraviglioso perché puoi indossare il reggiseno sotto e le spalline non si vedono. Occhio ovviamente alla tipologia di reggiseno che acquisti perché dovrebbe avere le spalline e la parte dietro abbastanza bassa, però fai una prova quando lo stai indossando. Questa gonna è molto bella se realizzata in lungo, anche se per esempio devi andare tu a nozze e parteciparvici, dunque un bell'abito elegante, magari potresti semplicemente farlo un pochino più corto. È molto bello secondo me se abbinato ad una tipologia di gonna più casual come il tubino o il quarto di ruota. Il top 128 secondo me sta bene solo a chi è poverissima di seno, per una ragione, perché se no è troppo largo. Già questo top scende a trapezio, già è un top molto coreografico perché viene fatto magari in un tessuto di paillette che è già molto rigido, molto geometrico, per cui cerca di indossare questo capo se e solo se hai delle conformazioni di silhouette molto minute. Meraviglioso invece per tutte le età e per tutte le taglie l'abito 126 perché a tutti gli effetti è un tubino, è solo un po' più geometrico della gonna a tubino classica, ma guardalo qui, nel dietro è tagliato, quindi occhio perché lo puoi usare solo come gonna. Nel davanti lo puoi tagliare in prossimità della punta della lavorazione e anche in questo caso puoi avere solo una gonna molto geometrica, molto di effetto, da abbinare magari perché no a questo top. La parte sopra è un semplice tubino con penso orizzontale particolarmente sagomato, veste molto asciutto per cui sia i tessuti leggermente stretch che aiutano questo capo a vestire meglio. Sì, poi ha questa meravigliosa manica a 7 ottavi che è estremamente raffinata e signorile. Ti consiglio di foderare tutto il capo per una semplice ragione, è un capo da cerimonia, quindi chiama categoricamente la fodera, in modo tale che la fodera si appiccica alle gambe, ma l'abito quando ti alzi alla cerimonia scivola alla perfezione. Il servizio prosegue poi con l'abito 107 che torna ad avere lo stesso scollo all'americana che avevamo visto prima, con la differenza che questa volta aggiungiamo la manica. E molto bello secondo me se lo realizzi in georgette perché allora la manica molto ampia e bella, con l'applicazione sotto di tutte delle lavorazioni. Magari potresti pensare a delle paillette oppure perché no una striscia di cambio colore su questo abito per renderlo più coreografico. Sì ai tessuti leggeri, sì ai tessuti possibilmente coprenti, sì ai tessuti fluenti, sì ai tessuti in questo caso di poliestere, signori miei, in modo tale che non stropicciano mai, poi lo porti eventualmente in tintoria e lo fai lavare. Gli ultimi modelli riprendono, vedi che ti avevo detto la gonna che la potevi spezzare dell'abito da cerimonia visto qui? Eccola qui, gonna da sola o giacca da sola. In questo caso ti dico lavora solo la gonna perché questa giacca è veramente importabile, cioè la porti una volta e poi tutti si ricorderanno di quella giacca. Per cui se hai 50 giacche nell'armadio va bene, ma se è l'unica giacca che ti vuoi confezionare in tutta la stagione, ti prego no, perché poi sarà la giacca che tutti si ricorderanno grazie alla sua meravigliosa originalità. Molto bella comunque la manica, questo stile bon ton estremamente raffinato, è un pezzo veramente di gran classe se vuoi andare ad una cerimonia, virgola, e puoi confezionarti tante altre giacche dopo. In cadì, in crepe di viscosa, in crepe di lana, in tutti quei tessuti per i capospalla che possibilmente non stropicciano.
Abbiamo poi un abito da sposa che può essere spezzettato, secondo me, perché la gonna con questi piegoni è perfetta per una gonna da cerimonia, anche da damigella o anche da invitata, perché è una gonna con i piegoni, meravigliosa magari in raso, in duchesse, ma anche in chantum di seta, meravigliosa se la fai più corta. Devi comunque andare a una cerimonia, ma vuoi una gonna un po' più leggera. Questo corpino è un corpino che ben si presta alle lavorazioni a cuore, se vuoi un corpino un po' prezioso, e che potresti però, pensaci bene, abbinare anche ad una gonna a tubino, ad una gonna a un quarto di ruota, ad una gonna a mezza ruota, cioè lo stesso principio dell'abito che avevamo visto prima da sposa, che è lavorato fino al punto vita, si applica a questo, cioè quando hai tutti gli abiti tagliati al punto vita puoi dopo tranquillamente andare ad abbinarci la gonna che desideri. Il servizio finisce con il blazer 129 che è molto particolare per cosa? Per la lavorazione molto ampia della parte finale del collo, perché poi per il resto è un classico blazer. Molto bello da lavorarsi in gabardine, in crespo di lana, in tutti i tessuti da confezione che non stropicciano, va categoricamente fliselinato e secondo me va abbinato solo e esclusivamente a pantalone, cioè questo tipo di giacca così un po' oversize va abbinato ad un pantalone dal taglio lineare e liscio. Il servizio termina poi con le anteprime sul nuovo numero che sarà in arrivo e che ci permetterà di confezionare ulteriormente il nostro guardaroba fai da te. Che ne dici? Ti è piaciuto questo sfoglio? Spero davvero di sì. Clicca un bel pollice alzato per farmi sapere che ti è piaciuto, condividilo nei tuoi canali anche tramite WhatsApp e soprattutto ricordati di attivare la campanella spuntando tutte le notifiche per restare sintonizzata sulle mie prossime pubblicazioni. Ciao!